Ciao a tutti amici, benvenuti da strumentimusicali.net. Come spesso sta capitando, sono qui a presentare uno strumento che in realtà io non ho mai portato sul canale, perché ho sempre presentato la Mod X8 o in altri formati, ma mai la Plus. Partiamo dalle differenze rispetto allo strumento precedente. Qui abbiamo prima di tutto una maggiore polifonia per quello che riguarda l'FM, e la memoria è ampliata. La memoria ampliata è una cosa molto importante perché possiamo inserire campionamenti e anche librerie che vengono fatte per la Mod X di pianoforte, piani elettrici, c'è un po' di tutto. Questa cosa qua è una grande risorsa perché diventa uno strumento che allarga le possibilità di parecchio, e in questo caso diciamo che l'opportunità è parecchio più ampia. Poi anche quella questione dell'FM, cioè nel senso che questo tipo di strumenti di Yamaha si basano tanto anche su quell'aspetto lì, cioè quello della sintesi FM, della quale loro sono, diciamo, stati i portavoce negli anni 80, all'inizio degli anni 80. Da quella tecnologia hanno creato tutti gli strumenti FM più famosi. Chiaramente con le possibilità tecnologiche attuali qui siamo di fronte a un mostro da quel punto di vista lì. Avendo ampliato qui le possibilità da quel punto di vista, anche questo aspetto, quello della sintesi, diventa importante. Questa è anche una scheda audio, si può entrare con dei segnali, è uno strumento secondo me qualità-prezzo incredibile. Chiaramente se vi interessa questo tipo di sound e di opportunità, nel senso che è proprio una workstation, ha proprio quel carattere lì, cioè è uno strumento fatto per fare di tutto, per unire tante cose, come succede in questi qui per esempio. Vabbè, questo è un classico di questa serie, dal Montage in poi c'è sempre stata questa cosa del morphing col capezzolone da un pianoforte che si unisce al pianoforte FM fino a diventare solo FM. Questo capezzolone funziona chiaramente come opportunità, diciamo una sorta di macro di vari parametri che vengono poi riassunti in questo controllo, che devo dire è molto divertente. A volte si muove da solo, come in questo caso, lo vediamo girare per fare questo effetto. I suoni sono belli, lo sentite, sono belli. A livello sonoro siamo nella stessa condizione dell'altra tastiera. Io adesso, sentendola così, non posso avere un ricordo esatto del suono della precedente, ma comunque credo sia la stessa cosa. La tastiera è identica, lo chassis è identico, è tutto uguale, cambia quello che c'è dentro e le opportunità che ci sono, diciamo. Secondo me riguardo a questo strumento bisogna fare una premessa importante. Molti quando si tratta dei downscaling, come si chiamano, dal punto di vista poi fondamentalmente anche di mercato, no? di Yamaha, mettono sempre le mani avanti parlando di qualità che scarseggia, che si abbassa, che allora tutte le cose che riguardano questo strumento, anche solamente dal punto di vista fisico, sono già un downscaling, cioè nel senso che, con questa parola inglese, ma non è, cioè semplicemente è, diciamo, la versione economica di uno strumento che diventa importante per quell'azienda. Quindi nel caso di Yamaha si tratta del Montage, ora del Montage M8 e tutto il resto, e chiaramente questi strumenti sono gli strumenti che riassumono quelle opportunità ridotte, sia dal punto di vista delle opportunità, diciamo,
strumentali, musicali, quindi che ne so, polifonia, normalmente quantità di voci che si possono unire, tutte queste cose qua, capacità di calcolo, eccetera, quantità di effetti, possono essere tante le cose, e poi anche lo chassis, la tastiera, che non è chiaramente quella del Montage, però attenzione, cioè qui vorrei un attimo spezzare una lancia per quello che riguarda, adesso io qui scelgo la categoria dei pianoforti, per esempio ne prendo uno che levo il reverbero. Io sinceramente con questa tastiera mi trovo bene. Tra l'altro ho un'esperienza passata, vi parlo dal mio punto di vista, le mie esperienze, cioè, voglio dire, chiaramente poi ognuno di voi dirà la sua, ma io ad esempio ho utilizzato questa tastiera che era anche sul Mox F per fare un disco, per fare una registrazione di un disco che poi ho fatto con un trio di amici che saluto, Francesco e Camillo. Ho registrato con questa tastiera qui, cioè questo tasto. Abbiamo fatto piani elettrici, synth, abbiamo fatto di tutto. E io mi sono trovato bene. Poi è chiaro che non è la tastiera del CP88, però nel senso a livello dinamico. Io non ho nessun problema. È agile. Non si ha una sensazione un po' gommosa, ma non è la sensazione gommosa quella che ti stanca le mani. Io sinceramente qui... Oddio, poi ditemi la vostra. Io qui con queste cose qua non voglio esagerare perché poi ci sono le mani di ognuno, ma io qui sinceramente... Non potete pretendere di avere il controllo che c'è su tastiere dedicate esageratamente al pianoforte, ma qui questa fa tutto. Questa fa tutto nel senso tutto. E sì. Qui ragazzi c'è veramente le cose che ci sono tante, batterie, cioè di tu, c'è qualsiasi cosa. Qui adesso sono andato nelle categorie giusto per darci un'idea, ma anche queste cose qua sono fatte veramente bene. Io mi ricordo in particolare, vabbè, i synth chiaramente qui, essendoci l'FM, questi suoni qua sono meravigliosi, cioè almeno per me. Poi c'è chi odia l'FM, ma io invece no. Sembra di tornare indietro nel tempo, no? Sentite che ricchezza, no? Bellissima.
Questo per i pianoforti, poi chiaramente ci sono tutti quelli mescolati, quelli classici, quelli classici FM, e poi quelli mescolati, perché chiaramente lui ha all'interno, come il Montage, poi alla fine varie sintesi e le mescola e vengono fuori degli ibridi bellissimi. Qui per esempio abbiamo sia l'FM che altre sintesi, ma la cosa pazzesca, a parte le cose campionate che sono fantastiche, hanno veramente... Ogni volta che faccio questo... Che tutta la parte AVM, che poi è quella del PCM per intenderci, è pazzesca. Quella con il campione, no? Sono bellissime queste cose, sono tutte molto... Qui si apre un po' l'effetto. Sono credibili, molto credibili e suonano bene. Tutta questa parte orchestrale è fantastica, sia per quello che riguarda i brass che gli strings, che sono tutti belli. Ce ne sono... Sentite? Ce n'è di tutti i tipi, poi chiaramente quando si cambia tanto, no? Cioè sentite come si muove con gli ambienti. Bellissime tutte. Qui non se ne esce più, Proprio suona orchestroso, non so come dire. Manca niente a questo strumento, fondamentalmente. E poi ci sono sempre le opzioni FM che riportano nel passato in un modo veramente puntuale, giusto, bello, no? E questa cosa qua è impagabile per chi come me, purtroppo ha un'età, e ha vissuto gli anni in cui questi erano i suoni. E hanno un loro perché che è difficile da spiegare. Queste cose, perché hanno una media, un modo di stare dentro i brani. Infatti, se poi si va su quello che riguarda la parte, diciamo, di sintesi, no? Prendo un lead FM, sentite come questo qui lo metti in un pezzo, si sente sempre, non so come dire, quella cosa lì è importante. Qui non manca niente, l'unica cosa che è chiaramente un po' sono gli organi, ma lì ragazzi sono anche io che sono un po' fissato. Non che non si possano utilizzare, vanno bene, ci si può lavorare. Cioè, nel senso, se dovete suonare in un contesto nel quale l'organo Hammond, per intenderci, non è il principe della serata, non so come dire, ma è una cosa di dove ogni tanto c'è un brano con l'organo. Se vi mettete lì, qui ce n'è di tutti i colori, quindi in qualche modo se ne viene fuori, non è un problema. Chiaramente per i puristi diventa un po' un problema, perché non c'è... Ci sono delle patch dove c'è un po' di controllo, magari dei drawbar sono fatti a fette, no?
però siamo lontani da quello che è un clone, non c'è alla fine dentro, ma perché Yamaha quella cosa lì l'ha dedicata alla parte al YC. Ma questo vabbè, siamo abituati, Yamaha, mi viene in mente tutto quello che esisteva prima Motif, prima ancora tutta la parte delle X. Eh, Questo era un po' il mondo, no? Quindi chi suona questo tipo di tastiere sa benissimo cosa fare per poi per portare a casa un organo Hammond che stia bene nel contesto musicale con il quale si sta scontrando, diciamo. Però poi qui abbiamo, cioè, nel senso, questi pianoforti, no? Il CFX, questo qui è un suonone, non so come dire, sono suoni che averli avuti nelle vecchie workstation, arrivederci, cioè qui metti questo pianoforte con degli archi, con delle cose, vengono fuori delle situazioni mostruose, cioè qui poi ragazzi, cioè, abbiamo praticamente un'opportunità pazzesca, possiamo mettere insieme tanti suoni, lavorare seriamente per costruirci quello che ci serve. Cioè, sono proprio belli, suonano bene e c'è tutto, non manca niente. Tutti bellissimi. Potrei andare avanti ore, avete capito tutto. Cambio suono, non si sente. Ale. Cioè, sono pochi i limiti che abbiamo qui, no? Poi io la sento anche suonare bella cicciona, non lo so, non mi sembra affatto che ci siano problemi di nessun genere. È uno strumentone, secondo me. Cioè, qui veramente faccio fatica a trovare difetti, ve lo faccio sentire un po' per avere anche così, darvi l'opportunità magari per chi volesse comprarlo, no? E non può provarlo facilmente. Sentite solamente questa patch tra arpeggiatori e tutto il resto. Potete scegliere la velocità. Andate qua. Mettete il BPM che volete. Cioè, come sentite, se la patch è a una certa velocità,
tutto il resto si mette in bolla con quella situazione di velocità lì, delay, cose, cioè nel senso è tutto facilissimo da utilizzare e questa cosa qui è pazzesca. E mi vedete perso dentro queste cose, ma è normale. Senti che bello. Poi chiaramente qui c'è la solita matrice classica di Yamaha, cut-off, resonance. Suona bene. Non manca niente, ragazzi. Qui c'è poco da dire, almeno a mio parere c'è veramente poco da dire. Se avete bisogno di uno strumento che faccia tutto nel senso workstation del termine, qui c'è a partire dal pianoforte, che lo so che tutte le volte vado sul pianoforte e dite ma sempre questo pianoforte, vabbè, 88 tasti, cioè, se no era un'arpa celtica, però questo piano è bello, capito? Ragazzi, io insomma spero sia stato utile. Ditemi anche voi, di fronte a uno strumento così, a questo prezzo qui, non è facile, no, dire di no, non so come dire, perché insomma qui, almeno se io avessi bisogno di una workstation e non potessi permettermi di andare su Montage, ma anche per il trasporto, perché questa è leggera, cioè il Montage è un mostro da portare in giro. Magari in una situazione professionale dove ti portano gli strumenti, ti montano la roba, è un discorso che anche lì comunque stai dando del peso dalle altre persone, ma è un po' più massiccia, ti senti più sicuro. Questa qui ha trasformatore esterno, però è leggera, la porti in giro tranquillo, insomma, è uno strumentone. Niente, ringrazio strumentimusicali.net che mi dà tutte queste opportunità. Se vi viene in mente qualche idea ditemela. E Yamaha Mod X8 Plus, uno strumento bellissimo nel quale tra l'altro potete caricare di tutto, campionamenti esterni di terze parti, potete fare quello che vi pare, è una scheda audio, c'è di tutto, quindi io vi faccio sentire come suona. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i video divisi per categorie, la mia musica, i miei libri, tutto quello che faccio. E niente, ci vediamo la prossima volta. Bacione, ciao ciao.